Nella storia di Peter Pan la coprotagonista è Wendy, sorella maggiore della famiglia Darling, che a soli 10 anni deve prendersi cura dei fratelli più piccoli e viene chiamata madre dai bambini perduti per la sua naturale e innata propensione all'accudimento. In psicologia, all'estero, si parla di sindrome di Wendy per riferirsi a un particolare comportamento di certe donne che finiscono per fare da madri ai propri mariti e in generale ad avere un accudimento che sfiora l'insistenza anche verso altre persone che ruotano attorno a loro, come gli amici, colleghi, vicini di casa, familiari lontani, basta che abbiano un problema. In Italia viene chiamata più frequentemente sindrome della croce rossina, ma il significato è lo stesso. Nel mio lavoro di coach posso dire di aver incontrato in tutti questi anni una camionata di persone con questa caratteristica e la maggior parte di loro era esausta e sconfortata. Oggi vediamo insieme cosa accade in generale quando un individuo, spesso anche maschio, si comporta da Wendy nelle relazioni e verso la fine del video ti offrirò alcune indicazioni su com'è possibile riconoscere questa predisposizione in una persona semplicemente osservandone l'abbigliamento e altri indizi non verbali. Come ho detto in premessa, generalmente, per fattori culturali, sono le donne a essere in balia di questa sindrome. Ma dopo avermi ascoltato, ti renderai conto che nella tua vita hai incontrato anche uomini con la stessa predisposizione. Io, per esempio, ci sono passato attraverso per anni e so benissimo cosa significa. Secondo una rigorosa lettura di questa sindrome, è giusto ribadire che si verifica in generale proprio tra moglie e marito o tra compagna e compagno. E la sceneggiatura vede proprio una Wendy iperaccudente nei confronti di un Peter Pan che non riesce a crescere, proprio a causa del fatto che la Wendy di turno, accudendolo in continuazione, glielo impedisce per poi lamentarsi. In altre situazioni possiamo parlare di una predisposizione particolare che spinge la persona a un continuo aiuto che la può portare a darsi fuoco per scaldare gli altri quando è terminata la legna. In sostanza, chi ha questa sfumatura caratteriale finisce spesso per esaurire le proprie risorse da un lato e per creare dipendenti affettivi dall'altro. Il concetto è semplice: più ti aiuto, più mi sostituisco a te nella soluzione dei tuoi problemi, meno tu sarai in grado di affrontarli da solo, finendo per dipendere da me. Come ho detto, queste situazioni si verificano anche al lavoro, quando un collaboratore Wendy si prende carico delle incombenze dei colleghi, magari senza nemmeno che gliel'abbiano chiesto. Ma possono verificarsi tra un genitore e un figlio, quando il figlio per comodità accetta di essere accudito anche quando va a vivere da solo. Se ha una madre Wendy, alla quale, caso tipico, porta i vestiti sporchi da lavare, stirare per vederseli recapitare a domicilio qualche giorno dopo e magari trovare anche il frigo pieno di spesa. Fa nulla se mamma Wendy, oltre a lavare e stirare la sua roba, magari lavora e deve accudire un genitore anziano o occuparsi di mille cose durante la giornata. In questi casi la madre si muove con le migliori intenzioni, ma il suo comportamento impedisce al figlio di diventare indipendente e di essere autonomo. Gli effetti deleteri di dinamiche del genere emergono solo quando la mamma si ammala e non può più fare quello che ha sempre fatto. Chi è predisposto alla sindrome della croce rossina è spinto intimamente a risolvere i problemi degli altri, a discapito delle sue risorse, e tende ad assumersi una mole di responsabilità, a volte usurpando quelle che nemmeno gli competerebbero, per apparire come una persona che si sacrifica. Ovviamente il sacrificio è tremendamente reale, le forze e le risorse a lungo andare vengono meno e spesso si fa largo un senso di frustrazione per il fatto che non si viene nemmeno ringraziati. Per chi riceve, tutto il suo farsi in quattro diventa un atto dovuto e normale, dal momento che il soggetto Wendy lo fa spontaneamente, senza che gli venga chiesto. Ma cosa si nasconde dietro le quinte di questa predisposizione? Sembra si tratti di schemi relazionali innescati da esperienze particolari, che portano una persona, anche da adulta, a cercare approvazione esterna. Chi manifesta questa predisposizione potrebbe essersi dovuto occupare, proprio come Wendy, di accudire i fratelli più piccoli fin da bambino,
oppure ha dovuto assumersi delle responsabilità che i suoi genitori immaturi non riuscivano a gestire, ma sono davvero tanti i possibili motivi. Le discipline analogiche di Stefano Benemeglio offrono una chiave di lettura che a mio avviso è molto interessante. Per questo psicologo la predisposizione caratteriale, che può essere paterna o materna per ogni individuo, maschio o femmina che sia, è da far risalire a come è stato nutrito e accudito nelle prime settimane di vita. In particolare, la femmina che ha ricevuto cibo e accudimento in eccesso rispetto ai suoi reali bisogni avrà uno stile materno nelle sue relazioni, come sarà di indole materna il maschio che al contrario ha ricevuto cibo e accudimento carenti e si è trovato a doverli desiderare spesso. Secondo le discipline analogiche, quindi, il rischio di cadere nella sindrome di Wendy è sicuramente più frequente nei soggetti di indole materna, che sono riconoscibili anche grazie alla semplice osservazione di alcune caratteristiche. Il maschio materno solitamente indossa un abbigliamento in colori e forme prettamente maschili. Dalla scelta del completo a quella delle t-shirt o delle scarpe tende a evitare i capi che hanno colori sgargianti, in particolare il rosa, mentre privilegia colori sobri e spesso abbigliamento che dà poco nell'occhio. Per intenderci, se un uomo indossa un capo rosa o un paio di occhiali da vista con una montatura sgargiante, se appare molto curato nel suo aspetto fisico e mostra di tenerci particolarmente, è probabile che non sia un materno, ma un paterno e quindi difficilmente cadrà nella sindrome di Wendy, ma sarà predisposto a essere accudito piuttosto che ad accudire. Il maschio materno si riconosce anche dal fatto che solitamente ha un volume di voce piuttosto basso, a differenza del maschio paterno che in genere ha una voce squillante. Si può riconoscere anche dalla stretta di mano. Spesso il materno dà la mano destra e con la sinistra cinge la mano dell'interlocutore, raddoppiando simbolicamente l'accoglienza. In generale è propenso all'abbraccio, in fase di incontro o di commiato, se ha una buona considerazione e una buona confidenza della persona. La donna materna vede il suo estremo nel classico maschiaccio, ma in generale non è così interessata ad apparire femminile sul piano dell'abbigliamento, salvo quando decide di uscire da Vamp e in questo caso tira fuori la sua femminilità dirompente. Difficilmente mette in risalto le sue forme, predilige vestiti comodi con sfumature maschili e sobrie, non disdegna lo stile militare e gli anfibi, non si preoccupa di andare a fare la spesa in tuta e generalmente non ostenta la sua bellezza perché non ne ha bisogno, a differenza della donna paterna che, essendo in competizione intima con le altre femmine, di solito ci tiene molto a essere curate nell'aspetto in qualsiasi situazione della giornata. Potrei andare avanti ore a raccontarti quante sfumature si possono cogliere semplicemente osservando il non verbale delle persone per capire se sono potenziali crocerossine o se al contrario sono più propense a farsi accudire dagli altri. Ti ricordo che nel mio saggio Relazione eroica, che trovi su Amazon, ci sono 2 capitoli che approfondiscono la tematica della predisposizione materna o paterna. Ci rivediamo sabato prossimo, sempre alle 11 del mattino, per la consueta nuova puntata video, mentre alle 7 del lunedì mattina va in onda la puntata solo audio, per chi ama ascoltarmi guidando o facendo altro. Buon cammino!